Benvenuti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo una band nostrana che ci riporta agli anni '80, ma solo in parte, con un suono personale e mai banale, seppur non sempre a fuoco. Un titolo non del tutto preciso. Volendo stringere all'osso, può essere questa la sintesi di Back to the 80s dei Mega Era. Nati a Sassari nel 2008 per idea del cantante e chitarrista Mario Marras, all'inizio si ispirava proprio al decennio d'oro del metal. Lo dimostra già il moniker, che intende celebrare quell'epoca vista appunto come una era megasonica. Nella stessa direzione andava all'esordio Metal Maniac Attack del 2011, col suo metal nostalgico, forse anche troppo. E tra quegli album derivativi e con poco appeal che qui su Heavy Metal Heaven abbiamo criticato spesso. Per fortuna però, nel corso degli anni i sardi si sono evoluti, anche nonostante i tanti cambi di line-up e le difficoltà. Lo dimostra questo terzo album, ben più personale e interessante rispetto agli inizi. Chiaro, al suo interno non c'è niente di radicalmente nuovo. Back to the 80s si ispira molto al passato, ma in una maniera non scontata né fedele al midollo. Il pilastro su cui si regge è senza dubbio l'Arden Heavy del decennio indicato dal titolo, con una predilezione per il lato più rock rispetto a quello metal. In Mega Era lo usano però come base di partenza per sperimentare elementi che nel genere non si sentivano spesso. Per esempio, lungo il disco si possono sentire molti scambi e molte fusioni tra chitarre distorte e pulite, con quest'ultime sempre ispirate agli anni '80. Non mancano poi influssi più moderni, sia a livello di stile sia per quanto riguarda le strutture. I sardi seguono di rado la classica forma canzone. Le sue composizioni a volte si rivelano lunghe e complesse, con tanti cambi di dinamiche e di ritmi. Cambi che portano in Mega Era anche ad abbracciare generi lontani dalla loro comfort zone, come punk, AOR, progressive e tanto altro. Ma purtroppo senza riuscire a gestire al meglio questa complessità. A tratti il loro suono sembra un brodo un po' allungato, tende a perdersi, specie ma non solo, nei pezzi più estesi. Il problema principale di Back to the 80s è che a volte le tante componenti sembrano buttate insieme alla rinfusa senza consapevolezza, con cambi di dinamiche a volte tagliati con l'accetta. Il migliore esempio di ciò è la opener Berserker's Arise. All'inizio ha energia ed epicità da vendere, che vorresti sentire sviluppata al meglio. Poi però si spegne in un finale leggero e allegrotto che ne smorza il potenziale. Ed è un dispiacere, specie contando il talento dimostrato altrove dai Mega Era. Un talento supportato anche da buoni elementi come il cantato di Marras, un po' sguaiato ma adatto alla situazione. Come anche la registrazione, non perfetta ma buona, per valorizzare riff e fraseggi del gruppo. Sommando tutto ciò ne risulta una scaletta con alcuni punti bassi ma anche diversi alti. Per esempio, Tommy Knockers ha un'attitudine solare tra ritornelli scanzonati e momenti giusto un po' più ombrosi ma sempre roccheggianti. O almeno è così di solito. Nei suoi quasi 7 minuti, la durata più lunga del disco, c'è spazio anche per un momento a tratti evocativo e altrove raffinato in stile AOR. Si distingue insieme a brani come The Murge Rising, con i suoi toni hard and heavy moderni, inframmezzati però anche da elementi prog e southern, oppure Awakening, che mescola influssi psichedelici con altri diretti ma malinconici e altri a metà tra i due mondi. Le migliori dimostrazioni di quanto i Mega Era sappiano fare quando riescono a focalizzarsi meglio è però rappresentato da Rock Heroes e dalla title track. La prima è melodica ma a modo suo solenne e sentita, un vero inno al suono dei sardi che brucia della loro passione, esaltata anche dalla giusta linearità. Forse però la migliore in assoluto è Back to the 80s. Anch'essa brilla del fervore del gruppo per quel decennio, in una suite di 6 minuti e mezzo con quell'inesorabilità tipica dell'hard rock più evocativo. Ma c'è anche tanto altro, da momenti di sentita nostalgia ad altri antemici, da aperture a ottimi assoli, in una bella sintesi di ciò che hard rock e heavy metal erano nel periodo classico, ma senza mancare di una profondità più moderna. In conclusione, Back to the 80s si rivela un album a due facce. Da un lato è di buon livello, per nulla banale e con una sua anima, tutti fatti per nulla ovvi, per chi si rifà in maniera più o meno aderente all'hard and heavy di quella decade d'oro. Dall'altro però suona come una mezza occasione sprecata. Con la loro personalità e le qualità dimostrate qui, i Mega Era sembrano in grado di fare ben di meglio. Dovranno curare molto la loro musica, renderla più coerente e magari abbracciare gli elementi eterogenei con più convinzione. Il potenziale per riuscire a scrivere un grande album che entri negli annali del rock duro e del metal c'è, solo il tempo saprà dire se i sardi sapranno sfruttarlo. Voto di Heavy Metal Heaven 78 su 100.
Per questa settimana chiudiamo qui. Se ti è piaciuto questo video puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Infine puoi seguirci anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi i nostri link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!